Su 365 giorni di un anno, quante volte ti capita di svegliarti alla mattina contento di quello che vai ad affrontare? O qual è il numero di giorni nei quali pensi che la tua giornata avrà un senso o avrà un valore? Se hai risposto con un numero inferiore a 300, mi spiace, ma non possiamo dire che tu sia una persona felice. Purtroppo noi psicologi tendiamo a diffondere un pensiero che io ritengo fuorviante. Diamo la responsabilità della nostra felicità o infelicità all'infanzia, al passato, ai traumi che abbiamo vissuto o non abbiamo vissuto. Insomma, a tutto quello che ci ha preceduto. Certamente, se i nostri genitori ci hanno sufficientemente amato, protetto e incoraggiato, diventare delle persone felici sarà certamente più semplice. Ma ci sono altre cose che ci servono per diventare delle persone felici. E non è mai troppo tardi per acquisirle. Dopo la sigla vi dirò di cosa si tratta. Sigla. Le due cose che ti servono sono la consapevolezza e il giusto mindset. Anche se hai avuto un'infanzia difficile, se sei stato sfortunato, questi due elementi possono fare la differenza e renderti una persona decisamente contenta della sua vita. Partiamo dalla consapevolezza. Pensi davvero di vivere in un luogo sicuro, senza dei nemici che attentano costantemente alla tua sicurezza, al tuo benessere e alla tua felicità? E magari questo solamente per il fatto che vivi in un paese moderno, democratico, dove ci sono delle leggi, dei diritti, c'è la polizia fuori di casa e hai una bella porta blindata che ti protegge dai ladri. Mi dispiace, ma non è così. Anche se nessuno ti svuota la casa mentre sei a teatro con tua moglie, se nessuno si attacca al tuo contatore elettrico per rubarti la corrente, siamo circondati da un sacco di predatori e di parassiti che cercano di portarti via la possibilità di fare una vita piena e felice. Penso che tu non faccia nessuna difficoltà a capire che quelli che vendono armi non desiderano un mondo di pace, che chi vende sigarette non spera che tu un giorno possa finalmente smettere di fumare. Forse farai invece un po' più fatica ad accettare che chi vende medicine non desidera un mondo dove le persone sono tutte sane e non ne hanno assolutamente bisogno. E che chi ci spinge a stare 3-4 ore davanti a uno smartphone sta guadagnando denaro grazie al tempo che noi stiamo dedicando a quell'attività. E forse fai ancora più fatica a pensare che le grandi aziende manovrino i mezzi di comunicazione per creare in noi dei bisogni che sentiremo la necessità di soddisfare e che per soddisfarli dovremo lavorare e quindi utilizzare il nostro tempo di vita per comprare degli oggetti inutili e superflui che andranno solamente ad arricchire le loro tasche. Se pensi che gli psicologi lavorino solo negli ambulatori per aiutare le persone a superare i loro disagi e le loro sofferenze, beh, ti sbagli di grosso. Molti di essi lavorano per le grandi aziende e sfruttano i limiti del tuo cervello con il fine di trarre profitto dal tuo lavoro, dal tuo tempo e dalla tua condizione di salute. Oggi i parassiti e i predatori non ci portano via la vita utilizzando la violenza o l'inganno. Sfruttano infatti le conoscenze su come funziona il nostro cervello, su quali sono i suoi limiti e i suoi meccanismi di funzionamento, così da portarci a rinunciare alla nostra salute e al nostro benessere, agendo sui nostri desideri e sulle nostre paure, desideri che loro cercano di condizionare. E così noi decidiamo spontaneamente di rinunciare alla qualità della nostra vita. Conoscere come funziona il cervello umano, quali sono i meccanismi che ci creano dipendenza, che ci portano ad avere dei bisogni, è assolutamente utile e importante per proteggersi. Dentro questo canale troverete molti video a riguardo, in particolare quelli che riguardano il tema delle dipendenze. Vi invito quindi a guardarli. Il secondo elemento è proprio il giusto mindset, il corretto atteggiamento, che dovrebbe essere quello che ci porta a ricercare continuamente il nostro vero benessere, mentale e fisico. Ma per fare questo dovrete lavorarci costantemente, perché il nemico si modifica, trova nuove strategie e voi dovrete quindi avere le conoscenze giuste per capire come sta agendo il nemico
e avere una chiara visione di cosa fare per difendervi. Il nemico quindi non è nel passato, ma è nel presente. Imparate a conoscere il cervello, imparate a proteggervi e io con questi video cercherò di dare il mio piccolo contributo.